Bentornati sul canale. Seconda puntata, oltre alle precedenti di un paio di mesi fa, sul narcisista covert. Allora, nella prima abbiamo individuato come riconoscere questo sottone vittimone e tutto quello che ci può far capire che abbiamo davanti un narcisista covert. Quindi, banalmente, come difenderci? La prima cosa è smascherarlo, capire che abbiamo davanti. La seconda cosa, chiaramente, è, per quanto possibile, perché magari siamo già coinvolti, innamorati, innamorate, tutto quello che ha costruito di legame tossico con noi è già in atto, però cercare di non cascare nella trappola appunto del suo vittimismo, del suo frignarsi sempre addosso, del suo piangersi addosso. Quindi cerchiamo di essere estremamente calmi, razionali e distinguere quanto di quello che ci racconta è realtà, quanto può essere una manipolazione della realtà e quindi anche una manipolazione nei nostri confronti. Ricordiamoci sempre che il tutto, il mai, il sempre, cioè i termini che descrivono in modo univoco una realtà, non sono termini reali e concreti. Quindi il narcisista covert sarà sempre triste, sarà sempre vittima, sarà sempre, 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 di contro ovviamente mai, mai, mai. Quindi cerchiamo di capirlo e non cadere in questa trappola. Alle volte tutta l'attenzione che sembra riversarci addosso il narcisista covert ci lega. Perché? Perché abbiamo una bassa autostima. Allora, a questo punto diciamocelo. Quindi il coltivare in modo sano la nostra autostima, intanto che è comunque un buon percorso personale, ma poi sicuramente in questo caso in particolare è un buon percorso per schermarsi appunto dal narcisista covert, il quale tenta sempre e comunque di, tra virgolette, dare la colpa a noi, cioè dire tu non ci sei mai per me, io ti amo ma a te non interessa. Tutte queste dinamiche, tutte queste parole, queste frasi su una persona come probabilmente in questo momento possiamo essere, se cadiamo in questa trappola con una bassa autostima, logicamente ci porta a legarci a questa persona che è, lo diciamo chiaramente, tossica. Quindi coltiva la tua autostima, tu sei una bella persona, ma soprattutto tu sei una persona autonoma e a maggior ragione non hai l'obbligo di fare da papà o da mamma a questa persona. Non è colpa tua se questa persona non sta bene e non è colpa tua se, ipotetiche o reali, ha avuto tutte le disgrazie della vita. Se non ce la fai da solo o da sola, è chiaro che varrebbe la pena cercare un supporto esterno, che può essere una terapia, che può essere un'amicizia, perché ricordiamoci che per combattere e staccarsi da un narcisista cover dobbiamo circondarci di persone che realmente ci vogliono bene, perché il narcisista, proprio per mettere in atto questo suo diabolico piano, cercherà sempre di più, sempre di più, sempre di più di isolarci. Quindi una volta che dobbiamo uscire con le amiche avrà mal di pancia, un'altra volta avrà appena fatto l'incidente con la macchina, la terza dirà a noi: "Ma mi sembri tanto stanca, ma guarda che fuori piove. Bah, hai proprio voglia di uscire con questo tempo?" E noi che magari obiettivamente siamo stanche, piove e non abbiamo così voglia di uscire con questo tempo, ci lasciamo un po' convincere. Quindi l'avere punti di riferimento esterni, che possono essere sicuramente un lavoro appagante, di cui comunque il narcisista covert troverà modo di essere geloso, delle amicizie da una vita di cui il narcisista covert troverà modo di parlare male subdolamente. Ma no, ma è troppo carina la tua amica. Ma però l'unica cosa sei un po' farfallina, guarda tutti gli uomini. E questo ci dà anche da pensare che guarda tutti gli uomini, ma in parte avrebbe guardato anche lui, eccetera, 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 e va a minare la fiducia che noi abbiamo
nelle persone che veramente ci vogliono bene e anche in noi stesse. Quindi attenzione appunto a crearci dei supporti esterni, ripeto, poi se abbiamo anche la voglia di andare in terapia, ben venga, ma sicuramente dei punti forti nostri di lavoro, di amicizie, di hobby, qualunque cosa che ci porti a un equilibrio, a prescindere tra la nostra relazione amorosa, di coppia e tutti gli altri elementi della nostra vita. Varrebbe la pena, e in questo sappiate che sarà molto difficile, prendere le distanze. Perché? Perché il narcisista primo tenta e instaura dei legami esclusivi molto forti, che non sono dei legami, sono dei meccanismi, ricordiamocelo sempre. In più troverà appunto il modo di essere sempre di più, se lo lasciamo fare, lui il punto di riferimento delle nostre cose. E è sempre un punto di riferimento legante, il che significa che potrebbe essere anche una persona che ci sbriga tante faccende, che è presente per noi e noi ci troviamo a non capire perché da un certo punto di vista c'è qualcosa, i conti che non tornano, la sabbia negli ingranaggi. Dall'altro diciamo: "Ma santo cielo, son proprio scema, questa fa di tutto per me e mi porta la macchina dal meccanico, mi porta fuori il cane tutte le sere ma perché a me non risuona?" Ecco, non ti risuona proprio per questo motivo, perché le cose che fa tu percepisci che non le sta realmente facendo per te, ma per creare questa sorta di legame per poi, in un modo o nell'altro, vincolare il concetto io sono l'unico per te, io sono l'unico che ti capisce, io sono l'unico che ti dà attenzione. Facciamo noi attenzione e ripeto, iniziamo a prendere le distanze da questo tipo di personaggio perché è deleterio. Quindi i punti sono questi: stabilisci dei confini, non cadere nella trappola del vittimismo di questa persona, rafforza la tua autostima, cerca un supporto esterno e prendi la distanza. E se hai ancora magari qualche dubbio su cosa, come sia il narcisista cover, c'è il video precedente, te lo lascio linkato nei commenti, in modo che tu possa farti un'idea e tra l'altro se hai qualche amico o qualche amica credi di essere finito in questa sorta di trappola che è estremamente pericolosa proprio perché non così visibile rispetto al narcisista classico, cerca in modo delicato ma pregnante di dargli una mano, perché davvero alle volte chi è in mezzo con una persona di questo tipo non se ne rende conto. E quindi ecco, potrebbe essere che magari all'inizio ti risponda male il tuo amico o amica, ma se tu riuscirai a esserci, ecco, avrai fatto anche per un'altra persona un'ottima cosa. Grazie per esserti iscritto al canale, se l'hai fatto super, super grazie e grazie per il like, i commenti e per seguire con costanza, attenzione e supporto tutto quello che sto facendo. Buona giornata.